Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, anche ascendente pesci, anche luna o Venere in pesci. Oggi andiamo a vedere quale cambiamento sta bussando alla porta della tua vita e quale cambiamento sta per arrivare. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Lo facciamo a mezzo dell'approccio co-creativo, laddove vediamo quello che accade, che è già previsto dal tuo destino, dal tuo karma, dal tuo daimon, e cooperiamo con il tuo destino. Cioè, anziché farti vivere il tuo destino in modo passivo e farti divorare dagli eventi, qua noi diventiamo maghi, co-creatori del nostro destino, cambiando gli effetti. Ok, andiamo a vedere quale cambiamento sta bussando alla tua porta. Pesci. Aspettate, qua c'è un'altra carta di un'altra parte. Quando le mischio tutte insieme. Allora, vediamo. Quale cambiamento sta bussando alla tua porta, alla tua vita? Quale la forza che desidera entrare adesso nella tua vita? È una forza di costanza, di meticolosità, di passione e dedizione. L'otto ai denari è una forza, vedete, una bellissima immagine, colui che si dedica a qualcosa che lo appassiona con meticolosità, dedizione, cura. Sta entrando questa forza che si vuole dedicare a qualcosa. Può essere qualsiasi cosa con meticolosità, cura, può essere un progetto, degli studi, possono essere un lavoro. Sta entrando questa forza di dedizione, di pazienza e meticolosità. Vediamo adesso in che ambito, attraverso quale situazione della tua vita questo cambiamento si manifesterà. Il cambiamento di dedicarti a qualcosa con cura, nel dettaglio, meticoloso, dedizione soprattutto e pazienza. Attraverso quale situazione della tua vita questo cambiamento si manifesterà. Nella pratica esoterica, meditativa e spirituale. 4 di spade. Nella pratica della contemplazione, nella pratica della... Io non lo so se stai facendo un cammino sciamanico insieme a me, la pratica dei 21 giorni profetica che ha fatto cambiare la vita a migliaia di nostre ragazze e ragazzi, trovate tutto qua sotto il cammino sciamanico. Dedicarsi con pazienza, meticolosità alla gioia di contemplare l'esistenza a mezzo di pratiche spirituali. A me viene subito così. 4 di spade. Vedi, c'è lei che guarda l'infinito, che medita, riposa. Lo yoga sciamanico, le pratiche yoga sciamanico è una meditazione in movimento. Lo so che trovate estasi, trovate piacere, trovate riscontri, risultati bellissimi e quindi è la pratica di una disciplina costante, ma non disciplina nel senso negativo, che sai, la parola disciplina io l'ho sempre vista in modo negativo perché mia nonna, mia madre, con disciplina, 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 io la odiavo quella parola, ma è diventata il mio mantra. Grazie alla disciplina negli studi sono diventata maestra delle mie peculiarità, diciamo così, e quindi ho ritrovato il mio maestro interiore grazie alla dedizione, alla disciplina e alla pratica, no? Quindi vediamo un attimo che cosa questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare, perché arriva questa forza di volerti dedicare a questa cosa. E vediamo che cosa questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare. C'ho già un'idea comunque, vediamo se la confermano. Che cosa questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare? Non avevo dubbi che fosse il controllo. Cioè io lo sapevo che usciva questa carta, che poi è la tua carta, l'appeso, come la papessa. Non avevo dubbi che uscisse questa carta. Lascia andare il controllo sui risultati di questa tua dedizione, di questi tuoi studi, sulla tua pratica. Lascia andare il controllo e aspetta che la nuova visione emerga. Aspetta i tempi della tua anima. Devi assolutamente cambiare prospettiva in merito al controllo dei risultati, dei meriti, va bene? Non avevo dubbi che usciva questa carta, incredibile. La trasformazione necessaria è cambiare prospettiva in merito al controllo, ai risultati, a ciò che vuoi ottenere, no? Cioè,
Sì, è questa la cosa più forte che vedo, cioè smetti di forzare quello che accade. Quello che adesso sembra fermo, 4 di spade, l'appeso, sta preparando una nuova visione della tua vita. Quindi lascia andare il controllo su quello che emergerà, e certo. Vediamo adesso quale dono si nasconde dentro questo cambiamento. La luna, Madonna, la capacità di essere una vera sciamana, un vero sciamano. Quale dono si nasconde dentro questo cambiamento? Allora, questa è anche la carta della risorsa invisibile. La risorsa invisibile è molto antica e tu ce l'hai di default, cioè ce l'hai dentro, è quella di seguire le tue sensazioni, senza sapere dove ti porteranno. È quella di seguire le tue sensazioni come legge, una legge profonda. È una risorsa incredibile. La luna ha a che fare con gli avi, gli antenati. È una carta molto antica. E qua c'è una donna che si guarda allo specchio, no? E nello specchio vede la luna. Lo specchio cos'è? Lo specchio è il riflesso nostro in tutto ciò che viviamo. È il riflesso, sono le persone ci fanno da specchio. E quando tu hai delle percezioni o sensazioni, la tua più grande risorsa è riconoscere per vere quelle percezioni che lo specchio, cioè gli eventi e le persone ti fanno, e seguire quello e lascia che questo cambiamento di visione lavori in te. Questa è una risorsa incredibile che hai. Voglio approfondire questa risorsa con le carte degli animali, questa risorsa profonda che hai. L'autosufficienza, tu hai il leopardo delle nevi come tuo animale guida. Questa risorsa che hai è l'essere indipendente e a volte solitaria o solitario. L'integrità è importante per il tuo miglior risultato, involve il tuo essere con invisibilità e cammina. Allora ti dice, concentra il tuo essere nell'invisibilità e cammina con gli sciamani. Usa la tua intuizione, la luna, e lascia che la tua vita si dispieghi in una perfezione silenziosa. Tu nel silenzio, tu nelle tue percezioni, sai esattamente, hai un'autosufficienza straordinaria, sai esattamente dove andare. Ecco perché ti dicono di lavorare meticolosamente sulle meditazioni, sull'esoterico, sulla meditazione, sulla contemplazione, non avere fretta, perché quello che sgorga da questo lavoro è la, il tuo essere sciamano o sciamano, il lavorare nell'invisibile. Questa è una risorsa straordinaria, il lavorare nell'invisibile. Perché ti dicono di placare la mente? Perché quello che è invisibile, che la mente non conosce, che non sai, può farti arrivare confusione. Ma tu, come risorsa invisibile, le tue sensazioni sono legge, ok? Ok. Vediamo adesso come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento. Come puoi cooperare con questo cambiamento? E qua entriamo proprio nella tarologia co-creativa. Sospendi il giudizio, 2 di spade. Sono tutte carte di sospensione. Dedicati meticolosamente a un'attività contemplativa, che sia una pratica spirituale, che sia un cammino sciamanico, qualsiasi cosa. Sospendi il giudizio. Come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento? Sospendi il giudizio, e soprattutto il 2 di spade ti impone una scelta, no? Allora, mi viene in mente questa parabola, si può dire, di Eraclito. Eraclito diceva che per alcune cose, alcuni uomini, le cose sono giuste e le cose sono sbagliate. Cioè alcuni uomini pensano alcune cose sono giuste e alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto.
Per il divino, laddove è vero A, è vero anche B. Sospendi il giudizio, non dare per scontato il giusto o sbagliato, il meglio o peggio, sospendi il giudizio per il giudizio su di te, prima di tutto, il giudizio su quello che senti, perché le sensazioni sono pura legge. Sospendi il giudizio su ciò che senti. Allora, tu hai un grossissimo talento che devi perfezionare. Arriverà la voglia di perfezionare un tuo talento. Questa cosa si manifesterà non solo nella pratica spirituale, ma in un momento di pausa, va bene? E in questa pausa ti arriverà la giusta intuizione, oltre a tutto quello che ti ho detto, smetti di giudicare le tue sensazioni, eccetera. Allora, devi cooperare con questo cambiamento smettendo di rimandare e scegliere con chiarezza la direzione da seguire. Ma lo fai dopo una pausa, perfezionando le tue arti. Io credo che siano arti spirituali qua, ma può parlare anche di doti artistiche o di studi. Perché perfezionando questo talento, questa cosa qui che ti arriverà la voglia, tu lasci andare anche il sacrificio sterile, che le cose cambino da sole. No, le cose cambiano perché tu ti perfezioni e poi scegli, ok? Adesso, quale errore è importante evitare? Che poi l'errore non esiste, lo diciamo per intenderci. Vediamo la postura da evitare. Evita di analizzare, di sovranalizzare, sovraccaricarti i pensieri con analisi superflue. Quindi, quale errore è importante evitare? Non mettere in mezzo la mente, non analizzare, non giudicare, è come se fosse un continuo di questa carta che già ti ho detto. Non analizzare, non giudicare. Guarda, su tutte carte di mente, ferma la mente, segui le sensazioni e intuizioni. Dedicati al mondo sottile, esoterico, a un talento, anche il talento esoterico, anche se ti dedichi a qualcosa di artistico o qualcosa che ti piace, è profondo, è misterico, no? Evita di sovranalizzare, di mettere in gioco la mente nel giudicare questa sensazione piuttosto che quest'altra. Devo fare questo, devo fare quest'altro. No, ti devi fare accompagnare dal mistero qua, perché nascerà un'arte, una rivelazione ci sarà. È molto sciamanica questa lettura, è quasi da contemplare, non la posso spiegare, tanto tu hai già compreso. Qual è il messaggio finale dell'amante mistico? Bellissimo, il 3 di coppe. Da questo che arriva nascerà una gioia. Il 3 di coppe mi parla di questa gioia che nasce. Condividi la tua gioia. Non stare ritirato o ritirato, condividi la tua gioia, perché ci sono anime affini con cui condividere la tua gioia. Perché ti dice condividi la tua gioia? Sono carte che mi parlano di dedizione, contemplazione, leggerezza, leggerezza, perché un vero cammino spirituale ti rende libero, ti rende entusiasta. Un vero cammino spirituale ti rende libera dai condizionamenti, dalle paure, al sovranalizzare, ti rende libera. Quindi dice condividi la tua gioia, perché quello che celebri insieme agli altri si moltiplica. Bellissimo. Vediamo cos'altro ti dice l'amante mistico con questo. Ci sarà questo compimento. Non hai bisogno dell'approvazione di nessuno per perseguire e compiere il tuo proposito. Accetta il tuo viaggio che è unico e confida nel fatto che ti sta portando esattamente dove necessiti andare. Allora, visto che questo cammino si compie in una sorta di questo cambiamento che arriva, ti invita a perfezionare con costanza un talento destinato a dare frutto, ok?
ok? Abbi fede in quello che sta arrivando, perché il tuo viaggio è unico, non hai bisogno dell'approvazione di nessuno in questa bellezza, anche se non stai facendo nulla, perché il 4 di spade mi dice questo cambiamento si manifesterà attraverso o un momento di pausa o una rigenerazione interiore, quindi là emerge questa cosa. Non ti preoccupare dell'approvazione degli altri, se stai facendo una pausa, eccetera, perché è lì che sta nascendo. E quello che nascerà con questo cambiamento è proprio grazie al collegamento con gli sciamani, con la carta degli sciamani, un'intuizione che ti permetterà di vedere oltre tutte le apparenze della mente e del mondo. E allora ti permetterà di gioire, cioè anche una vacanza, anche una pausa, lì nasce questa cosa. Ti dedichi magari una condizione, una situazione conviviale con altre persone che gioiscono, leggere, eccetera, no? Ecco, questo volevo dirti, non ti sentire in colpa per delle pause, per delle cose, perché ti stanno portando a questa rivelazione. Ok, vediamo lo sciamano cosa ti dice, la carta dello sciamano. Sì, il concilio, e questo è il concilio del Sangha anche, cioè questo è il 3 di coppe, il concilio. Allora, hai una famiglia spirituale che ti sostiene. Sarà la nostra famiglia, il nostro Sangha, quello che abbiamo creato, saranno i tuoi avi, i tuoi antenati anche oltre a questo, no? Quando si parla di dimensioni spirituali è da intendersi il tutto nella parte e la parte nel tutto. Allora, chiudi gli occhi che guardano fuori, apri gli occhi che guardano dentro, vipassana. Allora, il concilio ti dice mettiti le mani sul cuore, sai con le tue intuizioni che stai andando bene e non seguire l'approvazione di nessuno. Condividi la tua gioia con chi risuona e questo si moltiplicherà. Perché un tuo talento io credo che sia il talento proprio di questa intuizione, di cooperare con gli altri, di supportare una famiglia di anime, questo mi viene forte. Sì. È nel silenzio che trovi la risposta, meditazioni attive. Vabbè, tutto quello che ti ho detto, poi mi vengono sprazzi e te li dico. Vediamo cos'altro ti dice questo oracolo. È un sonoro sì. E sì, va tutto bene, continua così. Cioè, e io non aggiungo nient'altro, perché se avevi dei dubbi, questa è la lettura che ti conferma le tue sensazioni in merito a questo cambiamento che sta arrivando, ok? Quindi, ragazze mie ragazzi, io concludo qui, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e, come sempre, che tutti gli dei ti benedicano.